Over the past 12 months, students across the world have been creating designs made from 100% recycled materials, all in a bid to nab a spot in the Junk Kouture World Finals taking place in Abu Dhabi in January 2023. Tonight, we named the 10 finalists getting on that plane and competing against 5 other countries around the world to be crowned Junk Kouture World Designer of the Year. Hello! Ciao! And welcome to the Junk Kouture Milan City Final 2022. We have had an incredible week of city finals, but tonight we announce our final 10 designs, joining the rest of our world finalists in Abu Dhabi in the Etihad Arena on the 11th of January. I'm Orla Morris-Tulin, and after a fantastic week with my co-presenter Sean Tracy, I'm delighted to be joined by our guest presenter for this evening's Milan City Final. So welcome to Gaia Gregory. Now, Gaia will be taking over the Italian side of things for this night ahead, so you are in for a real treat. Grazie Orla. Ciao a tutti, sono Gaia e sono onorata di essere qui alla finale di Milano. Abbiamo già annunciato i 50 finalisti dell'Irlanda, della Francia, di New York, degli Emirati Arabi Uniti e dell'Inghilterra, ma stasera la nostra attenzione sarà tutta sull'Italia e sulla finale di Milano. Chi volerà ad Abu Dhabi con la nostra compagnia aerea ufficiale Etihad Airways? Lo scopriremo presto. I, for one, have really enjoyed seeing the designs, hearing the designs, and finding out more about the designers themselves because they are super fascinating. And now we want to hear what you at home have to say about tonight's show-stopping designs. Per provare a vincere un paio di nuovi AirPods, tutto ciò che dovrete fare è postare una storia su Instagram con la foto del vostro design preferito, taggare @JunkKouture e usare l'hashtag #JunkKoutureMilan. And it could not be easier, so make sure to send your supporter pics. Okay, it is time to get into things. We cannot wait any longer. The world is watching and waiting patiently to see our Milan City finalists and to find out which 10 designs will be awarded a golden ticket to strut their stuff at the Etihad Arena in Abu Dhabi on January 11th. Giusto Orla, i nostri 10 design scelti dai giudici si sfideranno con quelli degli studenti che provengono da Irlanda, New York, Francia, Emirati Arabi Uniti e Inghilterra. Tutti con l'aspirazione di vincere il titolo di Junk Kouture World Designer dell'anno. And speaking of our judges, this triple threat trio have the impossible task of choosing only 10 designs. They have been studying the designs, analysing the materials, and following the incredible journey each and every student has embarked on throughout this entire process. And I can tell you that they are even more excited than us to get going on this one, so that says a lot. Are you ready to meet them? It's our Milan judges. Che schiera di designer! Quando si tratta di sostenibilità, educazione e moda, loro sono gli esperti. Siamo davvero in buone mani questa sera. During the competition cycle, we spoke with Sarah, Matteo, and Fabio, who gave us an insight into what being involved in Junk Kouture means to them. Take a look at this. La prima volta che ho sentito parlare di Junk Kouture è stata l'anno scorso, prima della Fashion Week di Milano, a giugno. Ho visto un video e ho detto wow, questo è potente. Questo è potente perché è un talent, è un progetto che sta dando a una nuova generazione di persone gli strumenti e l'ispirazione di cui hanno bisogno per capire le competenze e la responsabilità di essere fashion designer e creativi oggi. Essere giudice di Junk Kouture è comunque una gioia, una responsabilità allo stesso tempo, perché comunque questi ragazzi verranno giudicati, c'è chi vincerà, chi no, però per loro sarà una bellissima esperienza e l'inizio del loro percorso lavorativo. What Junk Kouture does, it just gives kids a stage and then a brief, which is through
recycling stuff, getting junk, whatever you want, just create that thing, say what you want to say, and you have the excuse that at the end of the day it's a stage, so you're in a safe place. You know, I mean, I wish I had that. I wish I had John Couture when I was a kid. There were so many things you could not express. Ok, non so per quanto riguarda te, Orla, ma io non posso più aspettare di vedere questi fantastici design e sicuramente anche tutti i designer che ci stanno guardando non vedono l'ora di ammirare ciò che hanno creato. Quindi cominciamo! Ecco qui i finalisti di Milano. I design italiani sono stati fantastici quest'anno. Quale miglior modo di cominciare la puntata di stasera? Orla, non ho parole. Me either. Mi è piaciuto molto il design Candy e mi sto chiedendo quanti incarti per dolci siano stati utilizzati per fare questo capo d'abbigliamento. I know, right? And let's take a second for pure white. Oh, This design had lights inside of it. It was a light up dress, something that I definitely need for my wardrobe, so maybe we can organize that after this, hopefully. But unfortunately, we are not making the decisions here tonight. So let's hear what the judges have to say. Fabio, the talent from these young people is exceptional. Talk to me about the creativeness you just witnessed. Ma io ho trovato un impegno creativo fortissimo in questi ragazzi, ma anche trattando argomenti importanti, seri, severi, con tanta ironia, gioia, ma un impegno anche così di cercare di creare degli oggetti, dei look, in questo caso oggetti quasi moda, con un atteggiamento molto positivo. E l'ho apprezzato molto perché comunque in tutti questi argomenti importanti, che sono anche molto pesanti, c'è tantissima gioia. Sara, i dettagli di questi design mostrano quanto lavoro è stato messo in essi. Quindi la realtà ha superato le tue aspettative? Come diceva prima Fabio, credo che sia un discorso di vedere questi ragazzi che comunque affrontano dei temi non facili, però con una positività molto spiccata, credo che sia importante, e devo dire che ognuno di loro ha lavorato in modo egregio, cercando di comunque tenere sempre la creatività a livello molto alto e anche lavorando comunque con materiali tutti diversi, non facili, alcuni anche, devo dire, sorprendenti, che magari uno non ci pensa al momento di usarli. Quindi credo che la bellezza di lavorare con i giovani, vedere proprio il loro entusiasmo e la loro voglia di fare, senza poi pensare che devono fare tutto in modo perfetto, però credo che in questo momento del loro percorso di studio, che poi diventerà lavorativo, credo che sia sempre importante che loro si sentano liberi di esprimersi fino in fondo, e poi il risultato è quello che è, e noi siamo anche qui per cercare di aiutarli e inquadrarli e prenderli per mano. And Matteo, we saw some crazy unique materials used on that screen. What are your thoughts around them? Sì, l'utilizzo dei materiali
è stupefacente, ma c'è anche da dire che effettivamente quando viene dato un limite alla creatività, spesso e volentieri questa esplode in direzioni inaspettate. Quando invece c'è abbondanza di possibilità si fa più fatica a risultare creativi. Questo è vero perché è successo anche nella storia della moda. Vediamo designer come Salvatore Ferragamo, che ha creato alcune delle innovazioni, per esempio nelle calzature più proprio innovative e rivoluzionarie in uno dei momenti storici in cui trovare i materiali era più difficile, e la stessa cosa la vedo qua. Quando guardavo i progetti ho pensato proprio a Salvatore Ferragamo, ho pensato a quel momento storico in cui il mondo aveva difficoltà nell'accaparrarsi materiali per produrre, ciò nonostante la creatività è esplosa ai massimi livelli. Oggi siamo esattamente nella stessa situazione e tanti di questi progetti ce l'hanno dimostrato. E c'era qualche design particolare che ha catturato la tua attenzione? Ma ho trovato Candy molto, molto interessante, una creazione. Si parla di inquinamento, si parla di immondizia e di quello che può della spazzatura generica che abbiamo intorno a noi in continuo. Quindi mi è piaciuto molto questo tema, e anche bello il volume di quella gonna fatta di carte e cioccolatino. Ma ho trovato questo progetto molto divertente perché la prima cosa che mi viene in mente era un po' un modo vestirsi da sposa in un momento e poi ho trovato anche ironico l'uso dei materiali, comunque interessante il discorso comunque delle piume, che anche in questo caso sono sempre un po' al centro di critiche, perché comunque dobbiamo pensare a tutti quelli che fanno comunque le giacche con le piume, però anche prendersi un po' in giro e vedere quel lato comunque ironico, creativo insieme, credo che sia importante. Allora, qui Maleficent, no? Ispirata al film Maleficent, io non so se l'abbiano fatto apposta o no, che è uno degli aspetti della moda, del tessile, dell'abbigliamento più in qualche modo celati, che quello dello spreco dei costumi di carnevale. È secondo me molto intelligente. Sì, è un look che apprezzo per la sua freschezza, abbastanza semplice, mi ricorda un po' gli anni *80 nei suoi colori, ma anche in questo volume di questa gonna fatta di scarpe di tulle. Molto carino, mi piace anche molto il dettaglio delle roselline fatte di tulle inserite nelle cuciture del corpetto. Oasis è un progetto un po' quello che stanno un po' adesso cavalcando tutti nella moda, il discorso di usare il vintage e comunque il recycling, e quindi capisco anche che i ragazzi siano un po' attratti da questo. Mi veniva quasi più da pensare di vedere cosa ci sarebbe stato dopo, quindi vederlo sviluppato ulteriormente, però trovo che comunque siano molto sempre molto attenti a quello che gli sta succedendo intorno e quindi attuali. Dreamflower, devo dire, hanno fatto un lavoro meraviglioso. L'origami è un'arte antica, quella del trasformare un foglio bidimensionale in una scultura tridimensionale. Lo vedo come un progetto giusto, contemporaneo in termini di materiali. Chiaramente la carta non è durevole, però questo potrebbe essere l'inizio. Freaking Perfect è un titolo bellissimo. Apprezzo molto il tema positivo di questo look, di celebrare l'essere se stessi e di ritrovare o di trovare piuttosto la fiducia, no? Ho apprezzato molto questa cosa, è molto empatico come approccio. Trovo che sia molto interessante anche tutta la lavorazione che c'è stata dietro, e credo che ci sia stato anche un lavoro molto lungo e molto preciso, e quindi anche bravi anche sul fatto, perché noi vediamo questi ragazzi sul discorso di creatività, dei materiali che hanno usato, di come li vogliono applicare. L'ho trovato molto bello, e anche il risultato finale direi ottimo. Con Swan, devo dire, a me interessa molto vedere quando si vanno a reinterpretare, a toccare anche degli abiti tradizionali che fanno parte della cultura specifica di un popolo. L'utilizzo della carta tablecloths forse
non sia il mezzo più funzionale per restituire, credo, quello che era nell'intento del team. In Indu un progetto molto bello, molto così attraente, soprattutto nei colori e nella scelta dei materiali che poi vengono tessuti in questo modo. È molto legato al craft. Thank you, judges. What a great start and some amazing comments there from our judges. But I cannot wait to see the next set. So let's keep things moving. All I want is satisfaction. Make a move, baby, you got nothing to lose. Give me that good reaction. Gonna make it right, little like an offer I can't refuse. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat, keep it on repeat. Testify the motion, loving this devotion. Ooh, that sugar sweet. Ooh, that sugar Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Ooh, that sugar Sipping on the potion, all that good emotion. Ooh, that sugar Wow, quei design continuano a diventare sempre più belli. Hai visto Shiny, quello con i CD? Proprio una bella idea. It was so cool, and I'm really loving the gender-neutral approach that Milan has taken to a lot of their designs. So very modern, big ups to Milan. We love to see that. Well, let's check in with our judges, Fabio, Sara, and Matteo. What designs caught your eye? Discordant. Allora, questo gruppo ha utilizzato la musica come link tra il passato e il presente. Mi è piaciuta una domanda che si sono posti, no? Non ascoltiamo a volte delle vecchie canzoni, ritroviamo dei temi assolutamente contemporanei che ci fanno riflettere sul presente, magari anche immaginare un futuro diverso. Recycle dress, anche qui toccano un tema comunque non facile, perché loro si sono ispirati ai sacchetti di plastica, quelli che poi usiamo noi tutti i giorni per mettere la nostra spazzatura, quindi anche di questo siamo completamente ricoperti, quindi complimenti anche perché questi ragazzi hanno anche deciso di usare materiali non facili. Wonderland, molto ironico, questa fata, strega, mago, non si capisce. Hanno trovato anche molte soluzioni che forse li hanno portati oltre al loro intento d'origine, però anche il design è anche un po' quello, anche trovare soluzioni ai problemi che si possono affrontare. Quindi, ripeto, mi piace molto l'ironia di questo look. Allora, con Incontro delle Anime, devo dire, mi piace di più il messaggio che poi l'ha resa materica, progettuale del capo. Questa, la mia interpretazione, rappresenti la contemporaneità, quello in cui oggi siamo in qualche modo immischiati e sommersi fino al collo, tutti. L'altro lato, come lo stesso gruppo dice, è assolutamente allineata con, penso, uno dei motivi della crisi anche di tanti noi esseri umani contemporanei. Shiny è un progetto comunque che prende problemi attuali come il grande consumismo che c'è durante Natale, quindi credo che abbiano colto in pieno un po' la reason why per anche questo progetto, del fatto comunque di usare materiali che poi nessuno usa più, perché poi il Natale successivo magari le persone ricomprano cose nuove, quindi credo che abbiano comunque colto in pieno il discorso di voler utilizzare cose che poi vengono buttate. Dresscraft l'ho apprezzato moltissimo, trovo molto bello l'oggetto in sé, soprattutto la gonna, questo nome impossibile, Dresscraft, un uso
creativo di come si può usare tutto un deadstock di graffette. Non so, io adoro questo look, la gonna in particolare, è una scelta stilistica molto convincente, lo vedrei in una sfilata, non ne sarei sorpreso, mi piacerebbe molto comunque. Allora, con Airwen secondo me il tema è azzeccato, abbiamo un problema, le plastiche, le microplastiche nel mare, la trasformazione del tema in abito invece non ha secondo me raggiunto l'obiettivo, c'è ancora del lavoro da fare. Black Lives Matter Time Machine, poi hanno utilizzato comunque materiali come vecchi giornali e tutto quello che comunque un po' anche le mascherine, che è comunque un problema enorme perché ancora oggi tutti utilizzano ancora mascherine, c'è un consumo eccessivo, però credo che le due cose siano molto difficili allinearsi sul tema di quello che volevano toccare, però credo che bisogna anche premiarli sul fatto che comunque questi ragazzi stanno toccando anche temi non facili. Plastic Butterfly, anche qui siamo nel mondo fantasy, mi piace tantissimo questo abito un po' party dress, un po' queen da discoteca. Trovo molto interessante questo uso delle bottiglie di plastica, dei sacchetti dell'immondizia, è molto attraente come proposta stilistica. Questo gruppo ha creato un abito molto, molto piacevole, molto attraente con questa soluzione che poi alla fine è molto realistica. In Rebutterfly ho visto una narrazione, una storia, la storia della natura e dell'uomo che cercano di trovare una sintesi, un nuovo equilibrio. La città, l'industria nella parte alta del corpo, secondo me anche questo è interessante, e la parte naturale, la leggerezza nella parte bassa. Come dire, il cambiamento sta arrivando dal basso e sta salendo, quindi lo trovo veramente interessante in tal senso, sia dal punto narrativo che dal punto di vista stilistico. Bravo. Thank you, judges. I have to say, Gaia, I am obsessed with the creativity here tonight. But you know what? I think it's the stories behind the designs that are really, really getting to me. When we see the young people talking about pollution in our seas and really making a statement and using their platform to make these statements. It's incredible to see, super inspiring. The students have dug so deep on this one and they should be so proud of themselves. È vero, Orla, e penso che questo sia anche il momento perfetto per ricordare a tutti quelli che ci stanno guardando perché siamo qui e per quale motivo gli studenti stanno partecipando a questa competizione. Che viaggio e che destinazione! E il tutto collaborando con Etihad Airways, la nostra compagnia aerea ufficiale e partner globale, la quale darà i biglietti per Abu Dhabi ai nostri 10 vincitori. And don't forget, we want to know who you at home are supporting. So make sure to get tagging and posting your pics on your Instagram. Orla, torniamo ai nostri finalisti. Underwater, I'm under, but I'm high. I can't let go of the way you love me better. Thought I could never touch the sky, but you got me holding heaven. Take me to a crowded place and I know all I see is the way that you breathe. Hit me like a hurricane and I know all I need is your love next
questo è fenomenale. Gli studenti italiani sono stati molto creativi quest'anno, dagli accessori fino al design vero e proprio. Io non ho parole. 100%, I could not agree more. Let's head over to our judges for feedback. I'm so excited to hear about this. I don't know how they have anything more to say. It just keeps getting better and better. Judges, how are we feeling? Desemorea 4am, anche interessante il titolo. Probabilmente c'è anche un po' una ricerca al passato, no? Quando mettevamo i corsetti, ed è anche interessante un po' l'uso dei materiali che hanno deciso di usare. Quindi trovo interessante tutta la tematica e il discorso poi dell'outcome dell'outfit. Se devo dire su un discorso stilistico, avrei lavorato forse un po' di più sulla gonna, avrei trovato qualcosa di un po' più creativo rispetto a tutto, perché già l'outfit in sé aveva accenni comunque molto immaginari, forse la gonna risulta un po' semplice. Con Blue Spring secondo me abbiamo un altro progetto che parte da un messaggio assolutamente corretto, interessante, però sono stati scelti innanzitutto secondo me dei capi di abbigliamento controversi. C'è un'ispirazione, un richiamo molto, molto forte e che mi piacerebbe approfondire col gruppo, in tal senso il motivo. Jazz, trovo molto interessante questa proposta, questa idea di usare l'uncinetto come tema di connessione di questi fili elettrici, di questi cavi, così come ricostruire, ritessere un po' quello che si è interrotto. E trovo un pensiero molto commovente alla situazione che in questo momento ci concerne tutti e che sta succedendo in Ucraina, con la guerra in Ucraina. Quindi bravissimi. Fishing for Compliments, anche qui titolo divertente. Qui hanno usato tutti i materiali e qui credo che ci sia stata comunque una pura creatività divertente, anche tutto il discorso del cappello, dell'utilizzo comunque di tutti questi materiali in modo diverso. Con C-Trap anche qua vedo anche nell'immagine molte riunioni a divertimento. Abbiamo creato un costume recuperando materiali. Si può riutilizzare quello che già abbiamo per travestirci e divertirci, penso sia un obbligo morale. Connection with Nature tratta del problema della microplastica che invade, inquina, soffoca i nostri oceani e lo usa in un modo che trovo abbastanza sovversivo, che è questo di quest'abito molto glamour, molto da gran sera, molto fun, così come una specie di nuovo Lurex quasi. Progetto molto bello, trovo che ci sia stata una lavorazione eccelsa, quindi complimenti anche alla ragazza, perché si vede che c'ha già anche qualche dote, quindi complimenti. C'è molta dolcezza, credo, in Tree of Life, è proprio l'innocenza primordiale di una nuova generazione, una curiosità, una dolcezza, una connessione empatica, naturale che ognuno di noi ha e che non dobbiamo assolutamente abbandonare man mano che cresciamo e diventiamo adulti. Quindi questo è il seme della consapevolezza della nuova generazione di designer, secondo me. Mi piace l'idea che su un abito che forse è anche un po' carente, un po' semplice come proposta stilistica, però queste ali in forma, cioè queste ali, questo cuore, così portato sulle spalle come una specie di oggetto, di scultura che rappresenta un po' quello che sono le nostre responsabilità che dobbiamo portarci sulle spalle, quindi è simbolico e poetico. C'è la plastica che sta rovinando l'oceano, che comunque poi non è solo un discorso di inquinamento dell'oceano, quindi trovo sempre che ci sia un'attenzione molto spiccata sui problemi ambientali e trovo anche che anche in questo caso ci sia comunque un pensiero su quello che sta accadendo intorno e cercando poi di riportarlo in una silhouette creativa che comunque cerca di questo come lo vedo io. I cannot wait to see the next set, so let's keep things moving.
that line, yeah. You got me shifting the paradigm. No longer wishing, wishing. You're my lucky strike, yeah. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice, yeah. Act like you surprised, but you already know. You're my lucky strike, and I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you that you're my lucky Gaia, strike. just when you think it can't get any better, the Milan students go and do that. I am absolutely mesmerised. I had far too many standouts to pick one, so I have no idea how the judges are going to fare out. But what about you? Did you have any standouts? È una domanda difficile. Penso Destroyed Fairy e Wonder Oh, same. Plastic. I love that one. Perché mi piace il tema green. Ma voglio sapere cosa hanno da dire i giudici. Quindi portiamo la nostra attenzione su di loro. Giudici, questo è l'ultimo set di design. Qual era il vostro preferito? Per Impampu trovo questa proposta estremamente attraente. Il modo di trasmettere questa narrativa in con questo progetto così artistico, anche un po' naif, questi appliqué molto belli. Non so, è un call for action per una migliore gestione e rigenerazione dei nostri rifiuti urbani che vengono a comporre questo abito da grande occasione. Urban Soul rispecchia un po' quello che poi ci circonda, nel senso che hanno deciso di usare quello che troviamo in questo caso mentre fanno i lavori in strada, e quindi anche proprio l'utilizzo di tutto quello che poi ci circonda, e questo però ci fa anche riflettere di quante cose ci circondano che non va bene che ci siano ancora. Coffee and Sofa, nome che si rifà sicuramente ai materiali. Abbiamo i bed sheets e poi dei coffee pods che sono stati utilizzati come embellishment. Si poteva fare di più, in tutta onestà. Credo che la via perseguita sia interessante, ma si poteva assolutamente fare di più per trasformare i coffee pods in reale embellishment e non in qualcosa in qualche modo che invece rende questo progetto difficilmente utilizzabile. L'incontro delle anime è un outfit fantastico, a mio avviso. Trasmette un forte messaggio politico. Trovo molto interessante questa valutazione critica, trovo fantastico il look, cioè anche nel suo aspetto moda, quindi complimenti, perché secondo me è un risultato incredibile. È uno dei miei grandi preferiti. Mavka, poi vedi questi progetti e scopri anche cose nuove, no? Lei si è ispirata a una creatura mitologica ucraina, di cui noi, almeno io sicuramente non ero a conoscenza. Credo che dobbiamo anche premiare questi ragazzi per quanto siano attenti a quello che sta accadendo. Flower Cage, simpatico secondo me per trasformazione del concetto, no? Trovare, il gruppo dice Rebirth, trovare la rinascita a partire da quello stesso materiale che invece sta uccidendo la nascita della natura. Quindi è proprio una call to action, è una denuncia e al tempo stesso speranza per il futuro. Bene per l'interpretazione del messaggio. Anche qui il tema delle mascherine, partire da l'idea che quello che ci porta sicurezza, quello che ci porta protezione può anche essere quello che alla fine può anche danneggiarci o uccidere il pianeta. Quindi in questo look molto un po' così semplice, anche spensierato. Second Chance, credo che anche il messaggio sia fondamentale e trovo che comunque anche l'utilizzo dei materiali che hanno deciso di utilizzare sia stato comunque un modo smart e il fatto di sempre guardarsi intorno senza forse a un certo punto diventare matti a cercare per forza qualcosa, ma trovarselo poi in casa.
Destroyed Fairy, siamo in una dimensione fantasy, forse un po' onirica, in tutto, nello styling, nell'immagine, nel trucco, per cui quello è il mondo e c'è un messaggio d'allerta. Ma la natura cos'è oggi? È completamente contaminata, per cui la fata contemporanea purtroppo è vestita di spazzatura alla quale però viene restituita dignità nella costruzione, dell'abito, nell'applicazione poi della plastica, trasformazione e manipolazione anche della plastica nel colore, per cui penso che siamo in un ambito più di denuncia, call to action, quasi il costume, come abbiamo visto per altri progetti, e lo trovo interessante proprio per questo. Fiori di giornali. Non c'è tanta spiegazione a quest'abito, a questo look dal team creativo, quindi sta a noi un po' di interpretarlo. Mi piace questo aspetto abbastanza così romantico, aggressivo, un po' gotico di questo abito fatto di giornali, però è un look interessante. Grazie giudici. Non so come abbiate preso questa decisione, ma ora siamo davvero giunti al termine. Quindi devo chiedere, Matteo, come hai dato il tuo giudizio? Non è stato facile per niente, mi sono dato un metodo, ho scelto di valutare i progetti rispetto a 3 parametri. Il primo, la creatività, l'utilizzo creativo di materiali che siamo abituati a vedere tutti i giorni, ma che attraverso la nostra visione possono assumere forme e soprattutto funzioni inaspettate. Il secondo, allineamento tra l'intento del team creativo e il progetto che hanno creato, e il terzo, un allineamento anche rispetto a quelli che sono dei parametri di sostenibilità che devono essere rispettati se vogliamo progettare nel rispetto dell'ambiente e delle persone. And Fabio, 10 of these designs are heading to Abu Dhabi for the first ever Junk Couture World of Final. Do you have any advice for those designs that are going to go over and fly the flag for Milan? Il mio consiglio è quello di divertirsi in primis, la cosa che comunque alla fine è importante. Poi è molto bella questa occasione perché incontreranno altri ragazzi che possono avere anche loro avuto lo stesso tipo di interesse, di tematiche, per sviluppare certe loro idee e progetti, e quindi anche di scambiare un po' così quello che sono i punti di vista, però di divertirsi assolutamente. Sara, la creatività degli studenti è stata eccezionale. Qual è stata la cosa che più ti ha colpito dell'essere un giudice Junk Couture quest'anno? Beh, essere giudici è sempre bello comunque, perché si ha la possibilità di vedere progetti da tutto il mondo. Poi non è un compito facile, io credo che è sempre importante nel momento in cui si danno dei giudizi o positivi o negativi essere costruttivi. Credo che questi ragazzi hanno bisogno comunque di essere in qualche modo guidati, e quindi quello che poi mi colpisce sempre è comunque quanto siano veramente vivono comunque la realtà senza essere distratti troppo, perché comunque siamo distratti tantissimo dalla tecnologia, dai social, e vedere oggi questi ragazzi quanto siano comunque presenti su fatti comunque sensibili, attuali e attenti, secondo me è il risultato più bello, perché a volte, almeno io essendo di generazione diversa, ho sempre il timore che questa nuova generazione ci abbia comunque troppe distrazioni, invece sono loro che ci stanno insegnando invece che comunque il mondo deve essere migliorato, e sono anzi più attenti di noi. Grazie giudici. Adesso gli daremo il tempo per deliberare e scegliere i 10 finalisti. Nel frattempo però cambiamo tema con una performance appositamente commissionata per Milano dalla rinomata Wilkes Performing Arts Academy del Regno Unito, con l'ex allievo J.K. Nathan McKenna. Gli alunni di Junk Couture sono una grossa parte di ciò che noi facciamo e cogliamo al volo ogni opportunità di mostrare il talento creativo che Junk Couture ha contribuito a sviluppare. Quindi, cominciamo! What you want, what you need. Better take all you get, my love, 'cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need.
like yourself when you finally let someone in and give you some help. Hey, yeah, yeah. Gotta get what you want, gotta get what you need. Better take all you get, my love. What a performance! Wow. Thank you, dancers. You absolutely knocked it out of the park with that one. I am taken away. My breath is taken away. Now, don't forget, we want to know what you think of tonight's design. So get posting your favorite design on your Instagram story and tag @JunkCouture, and be sure to use that hashtag #JunkCoutureMilan, and a brand new pair of top of the range AirPods could be on their way to you. Giusto, Orla. E globalmente è stato un anno bellissimo per tutta la nostra comunità. La dedizione, la passione, l'entusiasmo, il talento e l'amore per creare un cambiamento positivo. E stasera si poteva vedere tutto questo e l'Italia l'ha fatto davvero bene. And throughout this year, Junkouture participated at events across the globe, reaching out to thousands of schools and providing a platform for creative expression. Let's take a look back at what the last few weeks have been like for Junkouture. There is nothing like working with young creative people, right? Their energy is infectious, right? They can't switch us on, so they believe that they can change the world. Youth is synonymous with the catalyst for change. Youth today are future customers, investors, employees. Junkouture is honoured to have a catwalk here with the United Nations and Products of Change. It's more creativity and real passion into your industry. It's not bad crowding from the top of the side, and then there the airline or the filters again. Stunning person. Again, a round of applause. At Junkouture, we encourage young people to go into their houses, take things out of their wardrobe, whether it's 100% sustainable or it's something that's been lying there and you're able to give it a new life. Being here at the Global Citizen Festival and just being able to be a young woman portraying sustainable fashion through my design is amazing. And believe me when I say that it's only a taster of what we have been up to over the last few weeks. To keep up to date with all things Junkouture, head on over to our social media @Junkouture. Stasera è veramente il momento di celebrare tutti quelli che hanno lavorato molto duramente per arrivare fino a qui. Quindi complimenti a tutti. E ricordatevi sempre che dietro ad ogni design c'è un gruppo di persone che ha lavorato e un insegnante che ha supportato gli studenti in ogni momento. Absolutely. It takes real dedication to do what you all did here tonight. And I can't tell you how inspiring it is to read your stories and follow your design process. You should all be so, so proud of yourselves. Well, Gaia, here we go. Let's not wait any longer. It is the moment we have all been waiting for. And to all our other finalists across our other 5 cities, let's see what you're up against. Here are your 10 winning designs. Plastic butterfly, Recycled dress, Harem Pampu, Jazz, Tree of Life, Fishing for compliments, Masked Fury, Incontro delle anime numero 2. Second Chance. E il vostro vincitore finale è Destroyed Fairy. Congratulations, you're all heading to Abu Dhabi for the Junkouture World Final. I can't believe I'm saying that. That is huge and it's so exciting. It's so heartwarming to see young people take action like this against the climate crisis and be the change that they wish to see in the world. So well done you. You're absolutely incredible. Congratulations.
Sono così emozionata. Orla, ti do completamente ragione. Il lavoro artigianale che è stato presente qui stasera è un qualcosa di eccezionale e tutto ciò è stato fatto da voi studenti e dai vostri insegnanti. Quindi grazie mille a tutti. And of course, we want to say a huge thank you to the people who had the hardest job tonight, but knocked it out of the park as always. Our wonderful judges, Fabio Piras, Sarah Maino and Matteo Ward, as well as Wilkes Academy of Performing Arts for providing their killer moves here tonight. And to each and every school, teacher, and let's not forget the family and friends that have supported these young people on their creative journeys throughout Junkature. Thank you so much for that support. Grazie Orla, e questo è tutto per questa sera e per la nostra settimana di City Finals. Congratulazioni a tutti i nostri finalisti Junkature. Ci vediamo ad Abu Dhabi e non vediamo l'ora di incontrare di persona i nostri finalisti internazionali. E se dovessi perdere una delle finali nazionali di questa settimana, non preoccuparti, perché domani potrai trovarci su TikTok per vedere tutti i 60 finalisti insieme per la prima volta in assoluto. And we will see you tomorrow. Good night and congratulations.